Quadrado all'Inter, operazione chiusa per il colombiano che è pronto a tuffarsi in questa nuova avventura. Battuta tristissima, lo so, perdonatemi, però anch'io un attimo ho bisogno di riprendermi da questa notizia che sotto tanti punti di vista è davvero assurda. Assurda un po' anche come questi giorni che stiamo vivendo con il caso Lukaku soprattutto. Comunque, uno dei calciatori in assoluto che più detesto, devo dirlo, calcisticamente e con me immagino anche tanti altri tifosi dell'Inter, sta arrivando il nerazzurro. Un giocatore in calo vistoso che se non fosse arrivata l'Inter probabilmente era già con la testa in Arabia Saudita, immagino. Alcuni definiscono questa operazione anche una ripicca da parte dell'Inter nei confronti della Juventus. La Juventus in realtà gli aveva proposto un rinnovo a cifre molto ribassate, 1 milione di euro o poco più per una sola stagione. Di fatto lo ha accompagnato alla porta e l'ho salutato, quindi tanta ripicca io non ce la vedo, almeno per il momento. L'Inter gli offre invece un contratto di un anno a 2,5 milioni di euro netti, quindi al lordo Quadrado costerà 5 milioni per questa stagione. In questo episodio proviamo ad analizzare insieme questa notizia e soprattutto a dividere l'analisi su due fronti, perché c'è una parte tecnica e dall'altra c'è il lato umano, comportamentale, diciamo anche di valori, mettiamola così, una una cosa di cui si sta parlando tanto appunto in questi giorni. Prima però ben ritrovati e ben ritrovate amiche ed amici passioni interisti in questo nuovo episodio di oggi. Mettete subito un mi piace se non vi piace Quadrado all'Inter, sono curioso di vedere come reagite. Iscrizione al canale se non lo avete ancora fatto, clic sul tasto iscriviti così non vi perdete neanche uno dei nostri approfondimenti e i prossimi aggiornamenti, perché ormai abbiamo capito che davvero può succedere di tutto ormai ogni giorno. Parliamo di questa operazione molto discussa, molto discutibile, partendo da lato tecnico. Juan Cuadrado, un giocatore di grande esperienza, visto che ha 35 anni, ha vinto molto, soprattutto nella Juventus, ma anche al Chelsea. Nel suo anno al Chelsea ha vinto, conosce benissimo la Serie A, tra Udinese, Lecce, Fiorentina e Juventus, ha giocato in Italia praticamente 15 anni, era un profilo ingaggiabile a parametro zero. C'è chi sostiene che Inzaghi lo abbia voluto fortemente come profilo da inserire in rosa. Possibile, diciamo che di sicuro ha tutte le caratteristiche per rappresentare un colpo alla Marotta. Ci ha abituati così in una scala che va dai Kolarov ai Mkhitaryan Acerbi, che sono andati meglio. A tal punto che in tanti poi ne abbiamo parlato anche in redazione, in realtà abbiamo fatto subito dei paragoni anche con affari della storia di Marotta, e appena sentita la notizia a molti di noi era venuto un po' in mente quando Marotta prese Lucio dall'Inter e non andò proprio benissimo portandolo alla Juventus. Ecco, con Lucio ci sono, devo dire comunque in onestà, delle leggere differenze, nel senso che il brasiliano era palesemente in crollo, per non dire bollito, che mi sembra un po' cattivo come termine. Quadrado non lo è, ma devo dire che soprattutto nell'ultima stagione comunque ha vissuto un calo abbastanza forte e se ha inciso lo ha fatto in negativo nell'ultima stagione. Direi comunque che già da 2 anni è in calo, ma soprattutto nell'ultima le cose sono diventate ancor più evidenti. Non tanto dal punto di vista delle presenze, perché comunque in totale anche quest'anno ha giocato, se non vado errato, 47 partite con un minutaggio che lo porta ad essere tra i primi 6 giocatori della Juventus più impiegati da Massimiliano Allegri, quindi Allegri ci ha puntato per tutto l'anno, non ha avuto particolari problemi fisici e quindi ha potuto essere praticamente sempre in campo. Il calo però, come dicevo, lo si è visto soprattutto dal punto di vista del rendimento, nel senso che la stagione di Quadrado quest'anno è stata una bocciatura pesante. Diamogli un 5 come voto per questa stagione. Vi do anche dei numeri per sottolineare questa cosa. Me li sono appuntati 2 anni fa. Quadrado aveva chiuso con 2 gol e 19 assist tra tutte le competizioni. Un anno fa è sceso a 5 gol e 7 assist. Quest'anno è crollato a 2 gol, con uno solo segnato in campionato e 4 assist. Dal punto di vista poi del rating statistico, è stata la sua peggior stagione alla Juve dopo la stagione 18-19, dove però aveva avuto prima la pubalgia, poi si era infortunato al menisco, quindi era stato fermo per tanto tempo. In più,
abbiamo parlato spesso in queste ore, comunque almeno salta l'uomo, si è detto molto. Il dribbling è uno dei suoi marchi di fabbrica e giustamente si stava dicendo in queste ore comunque aggiunge delle caratteristiche tecniche a livello anche di controllo palla e di gioco che l'Inter sulle fasce di cui l'Inter sulle fasce ha bisogno. Su questo sono d'accordo, ma anche andando a guardare il numero di dribbling in Serie A rispetto alla stagione 21-22 alla stagione 22-23 ha di fatto dimezzato il numero di dribbling effettuati. Roberto Pereira, per fare un nome che io avrei preso probabilmente di corsa a questo punto, ha fatto il 50% di dribbling in più nell'ultima stagione con l'Udinese, giusto per fare un nome. Anche Barella ne ha fatti il 50% in più, per dire. Anche dal punto di vista dei palloni toccati e passaggi è diventato meno centrale e ne ha toccati molto di meno. È chiaro, ovviamente, diamogli anche delle attenuanti, che tutto questo va contestualizzato in una Juventus che ha avuto una stagione molto deludente e altalenante dal punto di vista delle prestazioni e dei risultati. Gli va data un'attenuante anche relativa al gioco di Allegri, che già non valorizza i migliori calciatori, in più ha utilizzato Quadrado da esterno di centrocampo, da esterno d'attacco, ma moltissimo anche da terzino bloccato in difesa di fatto, quindi lì soprattutto di errori ne ha commessi tanti. Dal punto di vista tecnico, quindi il Quadrado di qualche stagione fa sarebbe stato anche un grande colpo e ancora oggi, ecco, l'idea di calciatore che magari si ha di Quadrado potrebbe essere utile, perché ricordiamolo, andrebbe a fare il vice Dumfries con caratteristiche opposte all'olandese, completerebbe un pacchetto di esterni in maniera interessante. Dumfries Quadrado da un lato, Di Marco e Gosens probabilmente può partire, quindi sostituito da Carlos Augusto, che comunque non è troppo diverso lì a sinistra, quindi uno più tecnico e uno più fisico da entrambe le parti. Se l'idea è quella di fargli giocare alcune partite, quindi rientrare nelle rotazioni e poi soprattutto usarlo a gare in corso, magari per spaccare alcuni tipi di gara, è un giocatore che ad oggi in questo senso non abbiamo, perché ha delle capacità per tirare fuori qualcosa dal nulla che al momento nella rosa dell'Inter un po' mancano. Ha un buon tiro, ha il passaggio, abile anche nello stretto. Aggiungo poi che si tratta di un calciatore di esperienza, come dicevo, all'interno di una rosa che stai comunque ringiovanendo un po' in tutti i reparti, e quindi magari rispetto ad un Emil Holm dello Spezia che è stato accostato nelle ultime ore soprattutto, ci dovresti lavorare un po' di più sullo svedese dello Spezia, come magari Bellanova un anno fa, e allora magari ci può essere proprio una scelta di andare su un profilo più pronto. Le considerazioni però sono due. Innanzitutto i presupposti per gli arrivi di Acerbi e Mkhitaryan, che potevano essere operazioni simili fatte un anno fa, erano dei presupposti molto differenti dal punto di vista tecnico. Quindi io spero che se Inzaghi ha davvero voluto così fortemente Quadrado, saprà tirar fuori un'ultima stagione decente ad un giocatore che, ripeto, per me ha dimostrato un grande calo. Giustamente oggi in redazione con il nostro Enrico dicevamo alla fine i giocatori a fine carriera, diciamo, tendenzialmente riescono a fare per meno tempo quello che prima facevano con costanza per tante partite. Vedi ad esempio Edin Dzeko degli ultimi anni. Punto numero 2, il mio giudizio su questa operazione è negativo, fermo restando che sosterrò l'Inter, sosterrò questo giocatore, ogni giocatore nella rosa dell'Inter, e spero ovviamente poi di essere smentito dal campo e che Quadrado farà una grande stagione, ovviamente. Però voglio completare il mio giudizio poi con il resto di ciò che verrà fatto sul mercato, perché ad ora tutte le operazioni, tra il prestito di Frattesi con Mulattieri che va al Sassuolo, Bissek rateizzato su più anni, Thuram a 0, Quadrado a 0, sono tutte operazioni con degli impatti nell'immediato molto bassi, almeno dal punto di vista dell'esborso economico, poi c'è l'ingaggio, lo sappiamo, ma sono impatti contenuti. Spero a questo punto che queste operazioni servano anche per risparmiare per degli investimenti strategici che secondo me in altri reparti servono assolutamente. Il braccetto di difesa, per esempio, un centrocampista. Inzaghi sembra averlo richiesto in maniera piuttosto aperta e in maniera piuttosto importante, quindi gli serve, immagino, serve un attaccante molto forte, bisogna fare un bel colpo in avanti, se non addirittura due in caso anche di partenza di Correa. Quindi risorse ne servono e qualche colpo strutturale, progettuale andrà fatto. Chiudendo il capitolo tecnico, velocemente andiamo al lato umano, nel senso che
Mi dispiace però Quadrado io fatico proprio a farmelo andare giù, proprio come giocatore, è un giocatore provocatore, antisportivo che ho sempre condannato i suoi modi di fare, i suoi atteggiamenti, non rientra nello stile di giocatori che io apprezzo e che dunque di riflesso vorrei nella squadra che tifo. Questa cosa per me non cambia con il semplice passaggio da una squadra all'altra, anche perché il grosso problema non è tanto che sia juventino che arriva all'Inter, ne abbiamo già avuti altri e questo per me va in secondo piano. Però questa cosa ci tenevo a sottolinearla, a maggior ragione visto che è recentissimo anche l'ultimo episodio molto brutto in Coppa Italia, dove prima fa espellere Lukaku, che era stato vittima di cori razzisti, e poi va anche ad aggredire Handanovic, per dirla. Senza tornare poi agli episodi più indietro con Perisic, i balletti sotto i tifosi avversari e molto altro ancora. È un giocatore che anche all'interno dello spogliatoio Juventus era diventato scomodo, quindi ci sono tanti elementi che mi fanno dubitare anche, in merito alla sua possibile integrazione positiva, come invece erano riusciti a fare Acerbi e Mkhitaryan, per dire. Quindi mi porta tanti dubbi. Mi viene anche da pensare che forse sarebbe stato un colpo perfetto più per la Roma che per l'Inter, un po' per gli atteggiamenti anche che ci sono a Roma, un po' anche dal punto di vista tecnico, era una cosa che alla Roma forse Quadrado sarebbe servito. Detto questo, chiudo dicendo tra Quadrado e il caso Lukaku, diciamo che sono arrivati due schiaffoni belli forti a chi ancora oggi prova a vedere romanticismo nel calcio e attenzione perché comunque a trattare i tifosi solo come clienti, poi alla lunga i clienti, molti dei clienti vanno dove conviene e questo è un discorso che vale in generale per tutto il calcio, non solo riferito a questa situazione qua. Vediamo, speriamo che Quadrado ci possa e mi possa smentire, speriamo che possa essere un giocatore di grande impatto su questa stagione. Ci sono, ripeto, per chiudere, delle motivazioni di costo, rischio, opportunità che possono rendere questa operazione sensata, però mi ci vorrà un po' per farci i conti e per accettarla del tutto. Fatemi sapere che cosa ne pensate voi, se ho tralasciato degli elementi che secondo voi andrebbero analizzati, scrivetemelo nei commenti, ne parleremo poi in diretta alle 19:30. Nel frattempo vi lascio un altro episodio da recuperare per chi ci ascolta, lo trovate in descrizione, e per chi ascolta in podcast lo trovate in descrizione, per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui.